Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Il video di oggi è in collaborazione con i filati Romance. Allora, quello che andrò a utilizzare per il progettino che avete visto nell'anteprima è questo bellissimo filato verde pistacchio, il numero 41. È composto da 100% viscosa da canna da zucchero, è un filato molto lucido e al tatto risulta essere morbido e setoso. La casa consiglia di usare l'uncinetto del 4, 4,5, ma io lavorerò tutto il mio progettino con l'uncinetto del 3,5. Sono gomitoli da 50 grammi e sono 110 metri di lunghezza. Giù in descrizione vi metto il link diretto di questo filato e dove potete trovare tantissimi colori, uno più bello dell'altro. Vi metto anche il link del negozio Filati Romance di Lisa Davì, dove potete trovare tantissimi filati bellissimi veramente. Quindi, detto questo, passiamo al tutorial. Allora, prima di iniziare il nostro progettino vi spiego un attimino cosa sono andata a fare. Io praticamente ho montato 120 catenelle per una taglia S. Io sto facendo una taglia S, ma se voi dovete fare una taglia in più basta andare avanti con i giri di sprone. Quindi andate avanti con i giri di sprone fin quando non raggiungete la vostra lunghezza, la vostra larghezza desiderata. Quindi noi abbiamo 120 maglie, le ho divisi così: 9 e 9 nei pannellini sia davanti che dietro, 51 in una manica e 51 nell'altra manica. Nelle maniche abbiamo un multiplo da seguire, quindi abbiamo un 7 più 2 e 7 più 2, quindi abbiamo un multiplo da seguire, mentre nel pannello davanti e nel pannello dietro andremo a fare solamente gli aumenti, quindi andremo ad allargare il nostro pannellino. Vedete che viene tipo un pannellino allargato. Nel primo giro sono andata a fare 120 maglie, nel secondo giro sono andata a fare sempre nelle 9 maglie, sono andata a fare una maglia sì e una maglia no, sono andata a fare degli aumenti. Nel secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono andata a fare 2 aumenti all'inizio e 2 aumenti alla fine. Nell'ottavo giro, che qui vedete i quadratini, naturalmente sono andata a chiudere i quadratini, un quadratino praticamente, il quadratino iniziale. Quindi nell'ottavo, nel nono e nel decimo giro sono andata a chiudere i quadratini, quindi da 4 quadratini poi sono andata a 3, a 2 e poi a un quadratino. Ok, quindi ho fatto fino al decimo giro sono andata a chiudere i quadratini. 11, 12 e 13 sono andata a lavorare le maglie come si presentavano, solamente che ho fatto l'aumento, un aumento all'inizio e un aumento alla fine, sia nel pannello davanti che nel pannello dietro. Quindi quello che vi sto spiegando in questo pannello è tutto riportato nell'altro pannello anche. Quindi per me lo sprone va bene così, io mi sono fermata perché sto facendo una taglia S. Se voi dovete andare avanti con una misura, con 2 misure in più, andate ad allargare lo sprone facendo più giri e più aumenti sia nel pannello davanti che nel pannello dietro. Ok, quindi io qui vi farò un piccolo campione per farvi vedere naturalmente il motivo, quindi io farò solamente un motivo nel mio campione. Ok, quindi andiamo a montare il nostro campione. Prendiamo il filo e l'uncinetto e andiamo a montare le nostre catenelle e chiudiamo la prima con l'ultima con una maglia bassissima. Ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, andiamo nella maglia successiva e andiamo a fare maglia alta, maglia successiva, maglia alta
e proseguiamo con le maglie alte per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Fatte le maglie alte, ho chiuso nella terza catenella della prima maglia iniziale. A questo punto cerchiamo con 3 catenelle, quindi fatte le nostre maglie alte dobbiamo andare a fare a dividere i nostri pannellini con le maniche. Quindi io nel mio progetto originale ho fatto 9 maglie nel pannellino sia davanti che dietro, mentre qui andrò a fare un pannellino di 5 maglie. Allora facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, rientriamo di nuovo nello stesso punto e andiamo a fare un'altra maglia alta, quindi il primo aumento, poi andiamo a fare nella maglia successiva, andiamo a fare maglia alta, nella maglia successiva ancora andiamo a fare un altro aumento, maglia successiva, maglia alta, e poi andiamo a fare nella quinta maglia, andiamo a fare l'ultimo aumento. Quindi ho fatto una maglia sì e una maglia no, ho fatto un aumento in 5 maglie, mentre nel progetto originale ho fatto 9 maglie, quindi una maglia sì, una maglia no, ho fatto l'aumento. A questo punto andiamo a fare i quadratini, quindi all'inizio del pannello, all'inizio e alla fine del pannello noi troviamo 4 quadratini, 1 2 3 e 4, mentre nel resto del motivo ne abbiamo 3, 1 2 3. Ok, quindi solamente all'inizio e alla fine dei pannelli abbiamo solamente 4 quadratini, mentre nel resto del motivo abbiamo 3 quadratini. Ok, quindi andiamo a fare i nostri quadratini, quindi facciamo una catenella, salto una maglia di base, vado in quella successiva, vado a fare maglia alta, catenella, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, quindi 4 quadratini dobbiamo andare a fare, quindi siamo all'inizio del pannellino, quindi 4 quadratini, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, e poi salto una e vado a fare maglia alta, quindi ho fatto 4 quadratini, quindi all'inizio e alla fine del pannello troviamo 4 quadratini, mentre nel resto del motivo andiamo a trovare 3 quadratini. A questo punto facciamo il motivo si sviluppa in 3 righe, quindi questa è la prima riga, 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 2 3 e vado nella quarta e faccio maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, un punto V, 3 catenelle, salto 1 2 3, entro nella quarta e vado a fare i miei 4 quadratini. Quindi pannello, ho fatto 4 quadratini, il ventaglietto, il punto V, poi ci sono i quadratini, punto V, quadratini, punto V, quadratini. Quindi io nella mia manica l'ho ripetuto 1 2 3 4 5 6 7 volte, ho ripetuto il motivo. Ok, maglia alta, una catenella, salto una maglia di base, vado in quella successiva, vado a fare il primo quadratino, una catenella, salto una, quindi vado a fare 4 quadratini, 3 e 4 quadratini, quindi ho fatto 1 2 3 4 quadratini. Questa è la prima del nostro pannellino, quindi andiamo a fare l'aumento. Quindi questo è il nostro pannellino, i 5 maglie del pannellino, quindi andiamo a fare un aumento, maglia alta, maglia successiva un altro aumento, 1 e 2, maglia alta e un altro aumento, 1 e 2 maglie alte. Qui andiamo a fare l'altra manica, quindi catenella, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare maglia alta, salto una maglia, quella successiva, vado a fare una maglia alta, quindi salto una maglia
quella successiva, maglia alta, catenella, salto una maglia e vado in quella successiva, quindi ho fatto 4 quadratini. Quindi all'inizio del pannellino e alla fine ci sono 4 quadratini, mentre nel resto del motivo ci sono 3 quadratini. 3 catenelle, 1 2 3 catenelle, salto 1 2 3 nella quarta, entro e faccio un punto V, quindi maglia alta, catenella, rientro nuovamente, un'altra maglia alta, 3 catenelle, salto 1 2 3 nella quarta, entro e faccio maglia alta, catenella, salto una maglia, vado in quella dopo, catenella, salto una maglia, quindi catenella, salto una maglia, vado in quella dopo e faccio 3 quadratini, catenella e mi vado a chiudere, salto una maglia e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Ok, e abbiamo finito il primo giro. Allora partiamo con il prossimo giro. Nel prossimo giro di aumenti ne andiamo a fare 4, quindi 2 all'inizio e 2 alla fine di ogni pannello naturalmente. Quindi ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientriamo di nuovo e andiamo a fare il nostro primo aumento. Maglia successiva andiamo a fare una maglia alta, maglia successiva ancora andiamo a fare il secondo aumento di un lato, quindi continuiamo con le maglie alte, ci fermiamo 3 maglie prima di arrivare alla fine del pannello, quindi sono 3 maglie prima di arrivare alla fine del pannello, quindi facciamo un aumento, 1 e 2, maglia successiva andiamo a fare una maglia alta e nell'ultima maglia andiamo a fare l'aumento, 1 e 2 maglie alte e partiamo a fare i quadratini. Quindi facciamo una catenella, andiamo nella maglia alta, entriamo e andiamo a fare un quadratino, quindi seguiamo i quadratini, secondo quadratino, maglia alta, terzo quadratino, maglia alta e quarto quadratino. Quindi ho fatto i nostri quadratini e andiamo a fare il secondo giro di motivo. Quindi facciamo 2 catenelle, 1 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare maglia alta, catenella e altre 2 maglie alte, quindi un punto V con 4 maglie alte separate da una catenella, 2 catenelle, 1 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto e vado a fare i quadratini, quindi 1 2 3, vado a fare la catenella, qui abbiamo il nostro quadratino, entriamo nella prima maglia del nostro pannello e andiamo a fare l'aumento, quindi andiamo a fare 2 maglie alte all'inizio, poi andiamo a fare una maglia alta, nella seconda maglia, nella terza maglia andiamo a fare un altro aumento, lavoriamo le maglie alte, ci fermiamo 3 maglie prima di terminare il pannello, quindi maglia alta, mi sono rimaste 3 maglie alte, vado a fare il prossimo aumento, quindi un aumento, una maglia alta e nell'ultima maglia vado a fare un altro aumento, 1 e 2 e vado a lavorare i miei quadratini, quindi faccio una catenella, vado sulla maglia alta, faccio una maglia alta, catenella, sulla maglia alta una maglia alta, bene, sono arrivata
al motivo, quindi vado a fare 2 catenelle, entro nel punto V e vado a fare maglia alta, catenella e altre 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle e vado a fare i miei quadratini. Entro nella maglia alta, sopra la maglia alta, catenella, quindi arrivati all'ultima maglia alta ho fatto la maglia alta, la catenella, salto la catenella e mi vado a chiudere nella catenella iniziale, nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. A questo punto andiamo a fare il terzo giro. Il terzo giro ci alziamo sempre con 3 catenelle, 1 2 e 3 che valgono come prima maglia alta, rientriamo di nuovo e andiamo a fare l'altro aumento, cioè il primo aumento, quindi andiamo a fare una maglia alta e nella maglia successiva andiamo a fare il secondo aumento, 1 e 2. Quindi lavoriamo le maglie alte e ci fermiamo 3 maglie prima di terminare il pannellino. Allora mi sono fermata 3 maglie prima di arrivare alla fine del pannello, vado a fare l'aumento 1 e 2 maglie, poi vado a fare una maglia alta e nell'ultima maglia vado a fare il secondo aumento e 2 aumenti, quindi abbiamo fatto gli aumenti, quindi proseguiamo facendo i nostri quadratini. Quindi terminati i miei quadratini, quindi fatti i miei quadratini andiamo a fare il terzo e ultimo giro del motivo, quindi andiamo a fare una catenella, entro nel punto V e vado a fare maglia alta, 3 maglie alte, una catenella, rientro di nuovo e vado a fare altre 3 maglie alte, 2 e 3 maglie alte, vado a fare una catenella e mi vado a chiudere nella maglia alta e vado a fare i miei quadratini. Quindi sono arrivata al pannello, l'altro pannellino, quindi vado nella prima maglia e vado a fare il primo aumento, 1 e 2, nella maglia successiva vado a fare una maglia alta e nella maglia successiva ancora vado a fare il secondo aumento, 1 e 2. Quindi proseguo con le maglie alte e mi fermo 3 maglie prima di arrivare alla fine del pannello. Allora sono a 3 maglie prima di terminare il pannellino, quindi vado a fare l'aumento, quindi il primo aumento, qui vado a fare una maglia alta e l'ultima maglia vado a fare il secondo aumento. Andiamo a fare i nostri quadratini, quindi catenella, entro nella maglia alta, faccio maglia alta, catenella, entro nella maglia alta e vado a fare maglia alta, quindi facciamo i nostri 4 quadratini. Arrivati al motivo vado a fare una catenella, rientro per 3 volte dentro il punto V e vado a fare 3 maglie alte, 3 maglie alte, una catenella, rientro nuovamente e vado a fare altre 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3 maglie alte, una catenella
e vado a lavorare i miei 4 quadratini. Quindi vi ricordo che all'inizio e alla fine del pannellino ci sono 4 quadratini, nel resto del motivo ci sono 3 quadratini. Allora, terminato il mio giro, mi sono andata a chiudere nella terza catenella iniziale dopo aver fatto la catenella di separazione. A questo punto dovete andare avanti ripetendo di nuovo il motivo. Quindi io mi fermo qui, mi fermo a un motivo solamente perché sto facendo un campione, ma nel progetto originale sono andata a fare il primo motivo e il secondo motivo, quindi voi dovete andare a fare il secondo motivo. Quindi primo giro, secondo giro e terzo giro che ho fatto qua, primo, secondo e terzo. Ora voi dovete andare avanti facendo 1, 2, 3, un altro motivo di questi, solamente con una differenza, che nel primo giro io ho fatto 5 aumenti nel pannello, sia nel pannello davanti che nel pannello dietro. Questa volta, in questo giro, iniziando il motivo, dobbiamo andare a fare solamente 4 aumenti, 2 all'inizio del pannello e 2 alla fine del pannello. E vi ricordo inoltre che questo è un campione, quindi all'inizio del pannello sia davanti che dietro abbiamo 4 quadratini sia all'inizio che alla fine, mentre poi vedete 4 quadratini, mentre poi il resto del motivo sono 3 quadratini, quindi al centro abbiamo 3 quadratini, solamente all'inizio e alla fine del nostro pannellino abbiamo 4 quadratini. Quindi andate a ripetere queste 3 righe, quindi io ho fatto primo, secondo e terzo riga, voi andrete a fare la quarta, la quinta e la sesta, e adesso io farò la settima riga. Mettiamo che siamo alla settima riga, vedete? Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, voi vi fermate qua e io farò la settima riga. Andiamo a fare la settima riga. Quindi la settima riga andiamo a fare 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, rientriamo di nuovo nello stesso punto e andiamo a fare una maglia alta, prendiamo la maglia alta successiva, facciamo maglia alta e nella maglia accanto andiamo a fare l'aumento 1 e 2. Quindi proseguiamo con le maglie alte, ci fermiamo 3 maglie prima di finire il nostro pannello. Allora mi sono fermata 3 maglie prima di terminare il mio pannello, vado a fare un aumento qui, 1 e 2, una maglia alta sopra la maglia alta e nell'ultima maglia vado a fare l'aumento 1 e 2 maglie alte. Quindi ho fatto l'aumento sia all'inizio che alla fine del mio pannello. Vado a fare una catenella e vado a fare i miei 4 quadratini, quindi 1, 2, 3 e 4 quadratini. A questo punto vado a fare 3 catenelle perché noi adesso siamo al settimo giro, quindi nel progetto originale 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dobbiamo andare a ripetere queste 6 maglie, 6 giri. Quindi il primo motivo l'abbiamo fatto, che sarebbe questo, dovete andare a fare un altro motivo uguale. Io sono al settimo giro adesso, quindi vado a fare 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nel ventaglietto e vado a fare maglia alta, catenella e maglia alta, 3 catenelle e vado a fare i miei 4 quadratini. I 4 quadratini li troviamo solamente all'inizio e alla fine del pannellino, dopodiché nel motivo ci sono 3 quadratini, 3 e una 4, quindi entro nella maglia dell'aumento e vado a fare l'aumento 1 e 2 maglie alte. Qui vado a fare una maglia alta e nella maglia successiva vado a fare il prossimo aumento, quindi 2 aumenti all'inizio e 2 aumenti alla fine del pannellino. Quindi proseguiamo con le maglie alte.
Allora qui sono nella terza maglia, quindi ho fatto la prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta, quindi l'aumento, una maglia alta, e nell'ultima maglia vado a fare il secondo aumento, cioè il quarto aumento del mio pannellino. Una catenella, vado nella maglia alta e faccio una maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Qui abbiamo il ventaglino e facciamo 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro e vado a fare maglia alta, catenella, maglia alta, presa nello stesso punto. Tre catenelle, 1 2 3 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta e vado a fare maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, faccio la catenella e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima. Allora, io ho fatto il primo motivo nel progetto, naturalmente dobbiamo andare a ripetere 1 2 e 3, quindi 6 righe. Qui siamo al settimo giro, ok? Quindi 1 2 3 4 5 e 6. Io ho fatto il settimo giro. A questo punto andiamo a fare l'ottavo giro, quindi nell'ottavo giro andiamo a diminuire i nostri aumenti, quindi ne faremo uno solo aumento, quindi uno all'inizio, cioè 2 ogni pannello, quindi 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta, entriamo nella stessa maglia e andiamo a fare una maglia alta. Se il lavoro a voi si arriccia un tantino, potete anche aggiungere un altro aumento, non ha importanza, le maglie rimangono sempre quelle, quindi a me va bene così, perché il filato è bello morbido. Quindi fatto il mio aumento, quindi proseguo con le maglie alte. Quindi proseguiamo con le maglie alte, ci vediamo alla fine del pannello per continuare. Allora, sono arrivata alla fine del mio pannellino, vado a fare l'aumento, quindi 1 e 2 aumenti. Vi ricordo che sto facendo l'ottavo giro, ok? Quindi ho fatto un aumento all'inizio del pannello e un aumento alla fine del pannello. Se a voi risulta che si arriccia un po' il lavoro, potete anche aggiungere un aumento, due aumenti, fare 2 aumenti all'inizio e 2 aumenti alla fine, ok? Quindi per me va bene un aumento all'inizio e un aumento alla fine, va benissimo. A questo punto, fatto il mio aumento, qui c'è il primo quadratino, quindi prendo il filo sull'uncinetto, al posto di fare la catenella vado a fare dentro il quadratino una maglia alta, così. Prendo il filo sull'uncinetto, sopra la maglia alta vado a fare maglia alta, quindi ho allungato, vedete, il pannellino. Qui vado a fare una catenella, quindi da 4 quadratini adesso sono 3 quadratini, ok? Quindi il primo quadratino, il secondo quadratino e il terzo quadratino. Qui siamo al secondo giro del nostro motivo, quindi andiamo a fare 2 catenelle, entriamo nel punto V e andiamo a fare maglia alta, catenella, maglia alta e maglia alta, 2 catenelle e andiamo a fare il quadratino, quindi catenella, il primo, quindi ne dobbiamo togliere uno, il secondo e il terzo quadratino. Nel quarto quadratino non vado a fare la catenella, ma vado a fare dentro il quarto quadratino vado a fare una maglia alta. Qui abbiamo la nostra maglia dove dobbiamo andare a fare l'aumento, quindi andiamo a fare il nostro aumento, quindi 2 maglie alte qui, che poi l'aumento il prossimo giro sarà in questa maglia, nella maglia alta, ok? Quindi proseguiamo con le maglie alte.
fino al termine del pannellino e alla fine ci vediamo qui per continuare. Allora, arrivati alla fine del mio pannellino mi rimane l'ultima maglia e vado a fare il mio aumento, 2 maglie alte. Qui abbiamo il nostro quadratino, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, a posto di fare la catenella facciamo una maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta e facciamo la maglia alta, quindi abbiamo chiuso un quadratino, quindi da 4 quadratini ora abbiamo 3 quadratini. Quindi andiamo a fare catenella e maglia alta, catenella e maglia alta, catenella e maglia alta. Qui abbiamo il nostro motivo, quindi 2 catenelle, dobbiamo andare a fare 4 maglie alte, quindi 1, 2 maglie alte separate da una catenella, catenella e altre 2 maglie alte, 2, 1 e 2, 2 catenelle, andiamo nella maglia alta e facciamo una maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e maglia alta, quindi 3 quadratini. Qui abbiamo la catenella, andiamo a fare una maglia alta così e ci chiudiamo nella terza catenella iniziale con una maglia bassissima, quindi abbiamo chiuso anche qui un quadratino, quindi da 4 quadratini abbiamo 3 quadratini. Andiamo a fare il nono giro, andiamo avanti con il nono giro, quindi ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta, passiamo nella maglia successiva e andiamo a fare maglia alta, quindi continuiamo con le maglie alte fino al termine del pannellino e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine del giro, qui c'è la maglia alta che abbiamo fatto dentro il quadratino, quindi andiamo a fare una maglia alta sopra la maglia alta, qui c'è l'ultima maglia alta e andiamo a fare l'aumento. Facciamo 1 e 2 maglie alte, quindi avevamo 4 quadratini, qui abbiamo 3 quadratini perché uno l'abbiamo chiuso, adesso dobbiamo chiudere un altro quadratino, quindi andiamo a fare una maglia alta dentro il quadratino e una maglia alta sopra la maglia alta, quindi abbiamo chiuso un altro quadratino, quindi 2 quadratini ci sono rimasti, qui 3 e qui 4. Andiamo a fare una catenella, entriamo nella maglia alta, catenella e andiamo nella maglia alta e facciamo maglia alta. Qui dobbiamo fare il terzo giro del motivo e andiamo a fare una catenella, rientriamo nel punto, nel ventaglietto, andiamo a fare 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte prese nello stesso punto, 1, 2 e 3 maglie alte. Andiamo a fare una catenella e dobbiamo andare a chiudere il nostro quadratino, quindi qui andiamo a chiudere il quadratino mentre qui andiamo a fare l'aumento, quindi ho fatto la catenella, vado sulla maglia alta e vado a fare maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e maglia alta, quindi 2 quadratini, vedete, qui si vede bene. Allora qui sono 4, quindi qui sono 4, qui abbiamo chiuso il nostro quadratino con la maglia alta e ne sono rimasti 3. Adesso andiamo a chiudere questo quadratino con una maglia alta, quindi andiamo dentro il quadratino e facciamo una maglia alta, quindi abbiamo chiuso un altro quadratino. Qui andiamo a fare il nostro aumento, quindi 1 e 2 maglie alte e continuiamo con le maglie alte fino al termine del nostro pannellino e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine del giro, qui abbiamo il quadratino chiuso, vedete, quindi vado a fare nella maglia dentro il quadratino, vado a fare maglia alta e qui nell'ultima maglia vado a fare 2 maglie alte, quindi il nostro aumento. Prendo il filo sull'uncinetto e chiudo un altro quadratino con una maglia alta. Sopra la maglia alta vado a fare maglia alta, catenella e maglia alta, catenella e un'altra maglia alta,
Quindi andiamo a fare il terzo giro del motivo, quindi una catenella, entro per 1, 2, 3 volte, una catenella e altre 3 volte, 1, 2 e 3 volte. Faccio una catenella e vado nella maglia alta e faccio una maglia alta maglia alta, catenella, maglia alta, catenella e un'altra maglia alta. Quindi vado a chiudere questo quadratino con una maglia alta e qui vado a fare il mio aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Qui c'è la maglia alta, vado a fare la maglia alta e mi vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Ok, perciò da 4 quadratini qui ce ne abbiamo 3 e qua ce ne abbiamo 2. A questo punto andiamo a ripetere tutto. Andiamo a ripetere, nel prossimo giro andremo a chiudere anche questo quadratino fin quando non ci rimane solamente un quadratino. Allora a questo punto dobbiamo andare avanti iniziando di nuovo il motivo. Io vi ricordo che ho fatto per 2 volte il motivo, quindi 6 giri, poi ho fatto il settimo, l'8º, il 9º, il 10º e chiudo un altro quadratino, nel 10º vado a chiudere un altro quadratino, dopodiché vado avanti per altri 3 giri facendo solamente le maglie come si presentano, solamente che vado a fare 2 aumenti all'inizio del pannellino e 2 aumenti alla fine del pannellino, entrambi i pannellini, sia nel pannello davanti che nel pannello dietro. Quindi andate avanti con i giri facendo solamente gli aumenti sia da una parte che dall'altra, 2 aumenti all'inizio, 2 aumenti alla fine. Andate avanti per i giri che vi servono e poi alla fine dei giri ci vediamo qui per unire lo sprone. Quindi terminati i nostri giri che ci servivano, io mi sono fermata a 13 giri e per una taglia S, quindi io da questo marcapunti a questo marcapunti come busto io ho 37 cm e mi va bene, e come scalfo della manica ho 15 cm e va bene anche. A questo punto andiamo ad unire lo sprone, quindi io giro il lavoro e parto e vado a partire direttamente dal marcapunti, anzi una maglia prima del marcapunti, quindi questo non lo tolgo e vado a partire una maglia prima del marcapunti. Qui vado una maglia prima e vado a fare maglia bassa e 2 catenelle, 1 e 2, tolgo il marcapunti che non mi serve più e vado a fare maglia alta qui, ok, passo dall'altra parte dove c'è il marcapunti, tolgo anche questo marcapunti e vado a fare una maglia alta, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia alta e vado a fare maglia alta, quindi ho unito il mio scalfo manica. Quindi se vi sembra piccola potete aggiungere delle catenelle qui, ok? Quindi continuiamo con le maglie alte fino ad arrivare all'altra metà per unire l'altra metà e poi ci vediamo qui per continuare. Arrivati all'ultima maglia dove c'è il marcapunti vado a togliere il segnapunti e vado a fare maglia alta, passo dall'altra parte, tolgo il segnapunti e vado a fare un'altra maglia alta qui dove c'era il segnapunti e sono andata ad unire l'altra metà della manica. A questo punto andiamo avanti con le maglie alte e ci andiamo a chiudere nella maglia iniziale, nella prima maglia iniziale, nelle 3 catenelle iniziali. Quindi andiamo avanti con i giri che ci servono
e superiamo il seno fin sotto il seno, arriviamo fin sotto il seno con le maglie alte sempre a giro, lavorando a giro, e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminati i giri che mi servivano, io con le maglie alte sono arrivata fin sotto il seno e mi sono fermata. A questo punto dobbiamo andare a riprendere il motivo, quindi noi abbiamo un multiplo di 7, quindi se vi serve qualche maglia aggiungete qualche maglia per aggiustare il multiplo, se la dovete diminuire la togliete, ok? Quindi andiamo a riprendere il multiplo di 7. Quindi io parto direttamente con il primo giro di motivi, quindi è le maglie alte, il punto V. Faccio 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una catenella di separazione, rientro nello stesso punto e vado a fare un'altra maglia alta, quindi il punto V. 3 catenelle, 2, 3 catenelle, salto 1, 2, 3, nella quarta entro e vado a fare i miei quadratini. Quindi maglia alta, catenella, salto una maglia, vado in quella successiva, maglia alta, catenella, salto una maglia, in quella successiva vado a fare maglia alta, catenella, salto una maglia, vado in quella successiva e vado a fare maglia alta. Quindi abbiamo fatto i quadratini. A questo punto andiamo a fare di nuovo il punto V, quindi 3 catenelle, salto 1, 2, 3, nella quarta entro e vado a fare maglia alta, catenella e un'altra maglia alta presa nello stesso punto. Ecco qua il punto V. 3 catenelle, salto 1, 2, 3, nella quarta entro e vado a fare i miei quadratini, quindi maglia alta, catenella, salto una maglia di base, vado in quella successiva e vado a fare maglia alta, catenella, salto una maglia, maglia alta, catenella, salto una maglia, maglia alta. Faccio 3 catenelle, salto 1, 2, 3, nella quarta entro e faccio il mio punto V, catenella e un'altra maglia alta. Quindi proseguiamo per tutto il giro e poi alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Terminato il giro, a questo punto andiamo a fare il secondo giro del motivo, quindi con una maglia bassissima ci spostiamo dentro il punto V, ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3 che valgono come prima maglia alta, rientriamo e andiamo a fare la seconda maglia alta, una catenella e altre 2 maglie alte, 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, andiamo nella maglia alta e facciamo maglia alta, catenella, passiamo nella maglia alta successiva, maglia alta, catenella, maglia alta successiva, quindi stiamo facendo i quadratini, quindi maglia alta, una catenella e andiamo nella maglia alta successiva, un'altra maglia alta, quindi catenella, andiamo nella maglia alta successiva e andiamo a fare un'altra maglia alta. Qui abbiamo il motivo, il punto V, quindi andiamo a fare 2 catenelle, andiamo nel punto V e facciamo maglia alta, catenella e altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle, andiamo nella maglia alta e andiamo a fare i nostri quadratini, quindi 1, maglia alta, catenella, andiamo nella maglia alta successiva, maglia alta. Quindi continuiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Quindi terminato il giro mi sono andata a chiudere nella terza catenella, con delle maglie bassissime ci spostiamo nel ventaglietto, diciamo nel punto V al centro, con delle maglie bassissime e partiamo con 3 maglie alte che valgono come prima maglia alta e altre 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte.
facciamo una catenella e altre 3 maglie alte, sempre prese nello stesso punto, quindi un ventaglietto di 6 maglie alte separate da una catenella. Andiamo a fare una catenella e facciamo i nostri quadratini, quindi una catenella, maglia alta, catenella, maglia alta, catenella, maglia alta. Qui abbiamo il nostro ventaglietto, quindi andiamo a fare una catenella, rientriamo nel ventaglietto e andiamo a fare 3 maglie alte, una catenella e altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte. Quindi lo andiamo a ripetere per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Faccio una. Allora, terminato il giro e anche il motivo, perché il motivo si sviluppa in 3 righe. A questo punto dobbiamo andare a riprendere tutte le maglie alte e andare a fare le maglie alte, quindi andremo a fare un paio di giri di maglie alte e alterneremo sia il motivo con le maglie alte. Allora, ci alziamo con 3 catenelle che valgono come prima maglia alta. Qui abbiamo 3 maglie alte, la catenella e 3 maglie alte, poi abbiamo la catenella e la catenella, quindi dobbiamo noi recuperare 7 maglie alte, quindi una la prendiamo qua che vale come prima maglia alta, questa la saltiamo e andiamo in quella successiva e prendiamo la maglia alta. Qui al centro andiamo a prendere una maglia alta, qui prendiamo una maglia alta, salto la maglia e vado in quella dopo. Quindi io nel ventaglietto di 7 maglie, perché avevo 3 maglie, la catenella e 3 maglie, ho 7 maglie, ho preso 5 maglie, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella catenella e vado a fare una maglia alta e qui vado a prendere le maglie alte e vado a fare 2 maglie alte dentro il quadratino, 1 e 2 maglie alte dentro il quadratino. Quindi salto la maglia, vado nel quadratino successivo e vado a fare maglia alta e maglia alta, 2 maglie alte, vado nel quadratino successivo, 2 maglie alte. Qui abbiamo la catenella e andiamo a fare una maglia alta la andiamo a fare nella prima maglia del ventaglietto, ne salto una e vado in quella accanto e vado a fare una maglia alta. Al centro vado a fare una maglia alta, nella maglia successiva maglia alta, salto la maglia e vado in quella dopo e vado a fare una maglia alta. Quindi nel ventaglietto io vado a prendere 5 maglie alte, qui c'è la catenella, vado a fare una maglia alta, nel primo quadratino 2 maglie alte, passo nel quadratino successivo 2 maglie alte. Quindi andiamo avanti a raccogliere tutte le maglie alte e andiamo a fare un 3-4 giri di maglie alte, poi riprendiamo di nuovo il motivo e poi riprendiamo di nuovo le maglie alte. Quindi a vostro piacere praticamente andiamo avanti con i giri alternando motivo con le maglie alte fin quando non raggiungiamo la misura, la nostra lunghezza, e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati il mio giro ho fatto un motivo, 5 giri di maglie alte, un altro motivo e altri 2 giri di maglie alte. Quindi ho una lunghezza di 35 cm, di larghezza ho 38 cm. Ho fatto una manica, ho fatto da sotto lo scalfo, sono andata avanti per 11 volte, ho ripetuto il motivo. Quindi se voi la volete a metà vi fermate a metà, altrimenti andate avanti con i motivi fin quando non raggiungete la lunghezza desiderata. A questo punto occupiamoci dell'altra manica. Io farò un motivo solamente e poi andate avanti da soli. Quindi partiamo a fare l'altra manica. Allora io con il motivo mi sono fermata al primo giro di motivo, vedete, quindi dobbiamo andare a fare il secondo giro, quindi partiamo dal secondo giro del motivo. Quindi io parto dal centro e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, prendo il filo sull'uncinetto e faccio un'altra maglia alta,
faccio una catenella, rientro di nuovo nello stesso punto e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2. Quindi sto partendo dal secondo motivo, perché il primo già l'ho lavorato, ok? Quindi nella manica, a posto di andare a fare, adesso a questo punto abbiamo il secondo giro del motivo, dobbiamo andare a fare 2 catenelle come diciamo nel bordino. Qui andiamo a fare una catenella, quindi non andiamo a fare più 2 catenelle nel secondo giro o nel primo giro andiamo a fare 3 catenelle, sempre una catenella sia nel primo che il secondo e il terzo giro del motivo andiamo a fare sempre una catenella. Quindi qui io devo recuperare un quadratino, ce l'ho qui, ne devo recuperare 2 quadratini perché il motivo è con 3 quadratini. Quindi io faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro in questa maglia e faccio la prima maglia alta, poi faccio una catenella, salto una maglia di base, vado in quella dopo e faccio il primo quadratino, il secondo quadratino, allora il secondo quadratino, faccio una catenella e il terzo quadratino. Quindi ho fatto 3 quadratini, ok? Quindi aggiustiamo sempre il motivo, lo dobbiamo aggiustare noi, anche se non ci bastano le maglie, dobbiamo aggiustare il motivo in qualche modo. Quindi facciamo una catenella, vado nelle 2 maglie alte e vado a fare maglia alta, catenella e altre 2 maglie alte, quindi maglia alta e maglia alta, una catenella, vado nella maglia alta e vado a fare i miei quadratini. Una catenella, vado nel punto V e vado a ripetere le 2 maglie alte, la catenella e altre 2 maglie alte, 1 e 2, una catenella e mi vado a chiudere qui nella maglia alta e comincio i quadratini. Quindi proseguiamo per tutto il giro e alla fine del giro ci vediamo qui per continuare. Quindi vado a fare la catenella e qui all'ultimo me ne vengono 4 di quadratini e non fa niente perché nell'altra manica me ne sono venuti 4, ma ho aggiustato il motivo. Quindi ho fatto la catenella e mi vado a chiudere nella catenella iniziale con una maglia bassissima, cammino con delle maglie bassissime e vado al centro del punto V, mi alzo con 3 catenelle, rientro per altre 2 volte e faccio 3 maglie alte praticamente, maglia alta, quindi catenella e altre 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, faccio una catenella, vado nel primo quadratino qui e vado a fare maglia alta, catenella, faccio il secondo, la seconda maglia alta e faccio i miei quadratini, catenella e maglia alta, faccio una catenella e vado nel punto V, vado a fare 3 maglie alte, 1 2 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte, una catenella, vado sulla maglia alta e vado a fare i miei quadratini. Allora continuiamo per i giri naturalmente che vogliamo, se la vogliamo a metà, se la vogliamo tutta intera la manica, andando a ripetere i motivi andate a fare la lunghezza che desiderate. Quindi andiamo avanti con i giri, con i motivi della manica fin quando non raggiungiamo la lunghezza desiderata, completiamo l'altra manica e il nostro maglioncino è pronto per essere indossato. Bene, non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina.
Un bacio a tutti, ciao.